Oggi vi faccio una ricetta pazzesca che mi ricorda un po' una ventina d'anni fa di un lavoro che feci a Bari, in Puglia. Queste cozze meravigliose, ripiene, ma stracolme al sugo, buone da morire. Dato che adesso è estate e le cozze so cicciotte, belle cicciotte, è il momento giusto per farlo. Poi provo un piatto che penso che sia pazzesco adesso d'estate. Vi dico subito gli ingredienti, dai. Sicuramente le cozze, il peperoncino, il prezzemolo, l'aglio e il pecorino per quelli che dicono che il formaggio non sta nel pesce, il sale, il pan grattato o pane vecchio pure potete usare, ok? Eccolo qua. Uova, pomodoro pelato, il pane è facoltativo, ho detto, se ce l'avete vecchio lo potete usare, e la cipolla. E mo l'olio, che olio mettiamo? Buono, buono. Quindi lo sapete, io ho le mie scorte qua, dalla Calabria alla Toscana alla Sicilia, quindi usate l'olio che più si, diciamo, tra virgolette, abbina a questo piatto. Io penserei a un olio siciliano, un olio anche calabrese, insomma un olio che c'ha il mare vicino. L'Umbria no, dove sta? Il mare c'è là, dove hai? Quindi ci deve essere questo abbinamento. Allora, perché le cozze costano poco ma sono buonissime, però hanno una difficoltà, e devi pulire, amica mia, e devi pulire. La roba che costa poco ci sta sempre in difettuccio, ce l'ho sempre. Vieni con me, vi faccio vedere come normalmente pulisco le cozze. Allora, una cosa che ho imparato in tarda età è questa di tirare la barbetta. Io vado non così, perché così guarda che succede, tiro fuori un po' di ciccia, la guardi? E invece va fatto in questa maniera, guardate, dalla parte così, differente, ok? Eccola qua, così non rimane tutta la polpa dentro e non crea problemi. Ma poi gli devo fare? Ma devo fare la pelle lucida, bella, pulita. Ah, vedi questa? Nuova, immacolata. Prendo un po' di acqua, sì, e adesso la faccio lucida. Mi diverto a farla lucida. Per non sprecare l'acqua, guarda che fai, riempi un po' di acqua qua dentro, così non lasci correre l'acqua, se no sprechiamo l'acqua. Oh, non si approfittiamo perché ce l'abbiamo sempre a disposizione. Cerchiamo un attimo di essere, da immedesimarsi in quelle situazioni tragiche dove ancora vanno quei ghirbe d'acqua a prendersi l'acqua in un posto, la devono bollire e poi la devono bere. Quindi, piccola morale, anche per me, ma la sto a fare, non solo per voi. Guardate qua, diamo una bella pulita, scarcagnata, come dicono a Roma, eccola qui. E lo stesso, bella pulita, perché questa cozza starà molto a contatto, il guscio, con la salsetta. Queste sono buone, sì, ma te ti mangi a poche perché sono belle piene, eh? Non è che ti mangi la cofana delle cozze. A persona saranno, a seconda di quello che mangiare dopo, io penso una 10, 15 cozze. Oh, buono, perché ci sta il pane, l'uova, buono, il pecorino. Faccia piano. Quando vedete cozze aperte così, prima di cuocerle, non le mangiate, ok? Hai visto che lavoretto? Però le cose, se le devi fare fatte bene. Anche perché, a chi le sta a fare queste cose? Lo stai amando? La stai amando? E fallo godere questo. Pure, chiunque, ok? Mettiamo le cozze nella padella, così, aggiungerei un pochino di acqua in più, così, nature, senza aglio, senza niente, perché poi dopo noi gli diamo una carica che non finisce mai, le fanno diventare buonissime, stupende, eccezionali. Nel frattempo, allora, occhio a come le aprite, che vuol dire? Appena aperte, morbide, morbide, succulente, così le andiamo subito a togliere da padella, ok? Nel frattempo, non state così in mano, con le mani in mano, ci mettiamo subito al lavoro. Facciamo che cosa? La salsetta. Allora, ste cozze sono dei pagnottelle immerse in questa salsa di pomodoro che è buonissima. Va bene così, faccio bene la cozza così. Aglio, sempre quello buono, ok? Pure qua, vedete, deve essere raccolto in Italia, non confezionato, prodotto, non confezionato. Confeziono poi la roba che vede dalla Cina. Ehi, oh! Ecco qua, aspetta, manco ho parlato, già sono aperte le cozze. Guardate, così, stop, spente, guardate. Quindi manca il sugo che abbiamo fatto. Guardate come deve essere la cozza. Così, guarda, bella, morbidosa, pli. Ah, vedi? Vedi che spettacolo, guarda. Le scogliamo dall'acqua, le mettiamo qui.
ok? Guarda. Allora, la ricetta è geniale per me, perché voi pensate che effettivamente di frutto di cozze mangi poco, ma mangerai questo pane condito con questa acqua delle cozze, quindi sarà una cosa fighissima. Sto a vedere questa se è buona. Sto naso piccola dappertutto. No, è buona, si può stare. Vai. E il naso mi dice tutto. Noi siamo degli animali. Che fa il cane? Oppure gli animali che vanno a caccia o annusano, odorano. Quindi se una cosa non è buona si sente già il naso perché c'è un odore sgradevole. Ficcate sto naso ovunque. Non esagerate però. L'acqua delle cozze la recupero. Le impurità rimarranno sul fondo. Da notare, guarda, guarda. Vedi? La vedi la zozzeria qua? Perfetto. Questa non la usi. Via. Io a questo punto faccio così. Ti scrivi? E dai, mo adesso in questo momento non vado avanti, mi incrocio le mani, faccio un sciopero. Dai, scriviti. Ci mancano quanti? Te lo dico subito, 97.000 persone per arrivare a 1.000.000. Cioè, ma lo immagini che soddisfazione quando arriva a 1.000.000 con quella targhetta così dorata, no d'oro, dorata da YouTube, è una figata, no? Faccio il fanatico, dai. Nella ricetta, quella classica, c'è anche un pezzo di cipolla, io ce la metto. Io qua c'ho una bella tropea, vedi che bella forma la cipolla tropea, allungata, così, guarda che bella, spettacolare. Tagliamo a metà, la facciamo tritata, quindi taglio in questa maniera, osserva, olè. Così, olè, olè, e poi andiamo di seguito col coltellino, guarda che facciamo, bella tritatina, sottile, cipolla, qui come prima cosa, aglio, diamo una grattugiata d'aglio, guarda così, e ok, assaggiamo sto olio. Bello, si sentono i polifenoli, si sentono i pizzica, bello, c'ha un carattere, c'ha veramente gli attributi. Buono, complimenti agli amici del Geraci, ammazza è buono. Questo qua è biologico, si chiama Corbio, buono. Guardate qua, 100% prodotto in Italia. Poi, guardate qua la cosa figa, la campagna olearia 23-24, la scadenza è il 2025, quindi qui ti dicono quando è stata raccolta l'oliva. Questo è fondamentale, cose che tante volte non ci sono scritti sui i prodotti che trovate sullo scaffale. Pazzesco, buonissimo, veramente buono. Approvato. Quando sta lì per bruciarsi, acqua, ecco qua, un po' di acqua, non puoi capire che è profumo, signora mia, non puoi capire che è profumo, proprio le vampate proprio qua, l'aerosol a go-go. E a questo punto vado col pomodoro, guarda sto pomodoro, guarda, se volete usare anche un pomodoro fresco, io lo userei sempre però pelato, vai così. Quando l'ho mangiato ho sempre mangiato un pomodoro, una salsa di pomodoro, non una passata, ma proprio un bel po', una polpa di pomodoro, quindi fate lo stesso. Guarda qua che meraviglia, Ale, ma poi la bellezza da schiacciarlo sto pomodoro con le mani, che te lo dico a fare. E il sale, attenti, buoni. Un po' di peperoncino ce lo mettiamo. Assaggiate sempre l'entità della piccantezza del peperoncino. Non pensate niente questo. Va. Alla fine proprio arriva l'ondata lunga proprio, vai così. Poco. Un po' di liquido di cottura delle cozze. Mescolata. Così poi ci diamo il sapore del mare dentro a questa salsetta. Voi immaginate, sì, sarà anche il pomodoro che accompagnerà queste cozze di pere, ma potrebbe anche essere uno spaghetto che col sentore del mare e il mare non c'è. Figo, no? Adesso facciamo il ripieno. Noi abbiamo una bella bolla, pan grattato grosso, non comprate il pan grattato con là finto, che fino che sabbia, è pulviscolo. Pecorino, quindi bella saporita, prezzemolo tritato, addirittura noi già ce l'ha. Che famo? Sappiamo quello già fatto? Ma come se quello già fatto? Tanto il prezzemolo l'hai visto un sacco di volte, guarda.
Eccolo qua, grazie Tony, che bello. A fare ricette al ristorante è una figata, oh. Appena serve qualcosa, zacchete, arriva. Quindi pangrattato, pecorino, il prezzemolo, bello, mi piace, un po' verdino, acqua di cottura delle cozze, un po'. E adesso serve qualcosa per apprendere tutto questo. Quindi, ovetto non ce lo metti? Vai. Aglio pure qua dentro, vai, ti è. Buono, vado a mescolare tutto. Qua è un misto di pane, pane scuro, pane chiaro. Il pane che diciamo che avanza, che diventa duro, lo tostiamo e poi facciamo il pangrattato. Guarda qua. Piano piano, metto tutto il liquido di cottura delle cozze, zacchete, un altro po' di pecorino e io qua ci romperei un altro uovo perché mi serve un prodotto che si compatti. Vedi qua, è sgranato. Guarda qua, vedi? È sgranato, non è bello compatto, quindi altro uovo, yes, vai, mescolata, mo sì, signora mia, e mo assaggio pure io. Buono, facciamo così, lo voglio ancora più compatto, quindi un altro vetto, così, non sono soddisfatto. Perché come non lo immagino questo, che deve diventare morbido, ok? Quindi l'uovo e l'albume gli danno poi la morbidezza, il torro e l'albume, ecco, adesso sì, ecco, ah, signora mia, sta roba, queste sensazioni, purtroppo con la planetaria in questo caso non le senti, invece le senti con ste mano, ok? E adesso che cosa faccio? Qua. Questa è la cozza, riempio, bella piena, piena, così proprio, hai capito perché devi mangiare poi, non troppe, così, e vai, in questa maniera, quindi col calore che succederà? L'uovo fa, diciamo, monta questo pane, lo rende anche morbido perché con l'albume pure soprattutto che tanta acqua lo rende anche morbido. Questo pane che cosa farà? Terrà anche morbida la cozza, non la fa finire di cuocere, no? La tiene ben protetta. Quindi è un modo anche intelligente, sicuramente è stato fatto per una maniera, per fare una ricetta economica sull'economico. Che vuol dire? Su un prodotto che la cozza è economica diventa ancora più economica perché ti fanno mangiare più roba su un prodotto che veramente costa poco, perché ci sta il pane raffermo, pane grattato. Lo stesso tipo di farcitura puoi fare col pane con lo raffermo, è pazzesco, no? Quindi recupero, te devi da zozzare le mani, zozzare, devi mettere le mani in pasta, devi lavorare, ecco qua che è. Guarda che meraviglia. Quando tu lo fai con le mani senti la densità, senti la consistenza, senti tutto. Quindi prima di prendere le macchinette che vi piacciono tanto, usate le mani, così capite anche ad occhio quello che quando dovete finire o aggiungere o togliere. Incominciamo ad adagiare le cozze. Così. Che meraviglia, eh? Ti piace, eh? Guarda che spettacolo. Guarda con poco, ti faccio un po' il food cost. Un chilo di cozze all'incirca costa 4 euro. Pane grattato, un po' di pecorino, 3 uova, ok? L'aglio, guardate che meraviglia, L'ultima, questo è un quadro, un altro po' di prezzemolo, così, diamogli appena una scossetta, coperchio leggermente socchiuso, 10 minuti, tempo che si cuoce un po' questo pane che si gonfia un pochetto e siamo pronti, dai. Ma ci se beviamo qualcosa sopra, sì. È rosso, un rosato vanno bene, quindi abbiamo un rosato del Salento di Varvaglione, 12,5. Costa poco, è buono. Come fai a sapere? Non lo so, già ho bevuto, ora però lo ribevevo, le assaggiamo, la siamo sono dimenticato. E così assaggiamo quelle cozze come sta. So che stai a pensare, ops, questo è il bicchiere da vino, ciao questo freddo, accontentiamo, se vede io di niente. Posso
assaggiare subito un pochetto. Ma sei buono, non mi ricordavo così. Oh. C'è pure addirittura un po' di cioè, leggera fermentazione, buono. Mazza è buono. Buono veramente, cavolo. Ci siamo? Sono pronte? Allora, da che vediamo che sono pronte? Guardate, si scolla dalla cozza. Vedi? L'impasto di tutta una polpetta di pane. Guarda, guarda qua, guarda. Prende una cozza. Tiè. Salsetta. Così, guarda. Oh. Bella. Apro la cozza, guarda qua che figata. Una buona salsetta, oh. Non puoi capire. Oh, rifatele, costa poco e proprio buona. Lo sai che farei? Guarda che farei. Proprio non faccio manca niente e dagli una botta di colore. Ah, pecorino grattugiato così. Yeah. La faccia di quelli che non mettono il formaggio sul pesce. Yeah. Un goccetto d'olio e mo senti che te mangi, vai. Rifate, cozze ripiene col sugo. Buoni da morire, dai.